Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Il giorno dopo Bologna-Napoli finita 1-1, da annotare per quanto riguarda il sottoscritto la prima nottata insonne della gestione Antonio Conte. Dobbiamo fare un ordine su Amazon, lo faremo insieme, e qualche appunto per quanto riguarda la live che abbiamo fatto ieri sera nell'immediato post partita. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video, un bel like fa piacere all'algoritmo e fa piacere anche al sottoscritto. Detto questo, partiamo dalla situazione mentalità e l'ordine che dobbiamo fare su Amazon. Facciamo quest'ordine, piazziamolo e facciamo arrivare, diciamo, un tir di mentalità in casa Napoli, perché questo è ciò che si legge nel post partita. L'ha detto Stellini, ma l'aveva detto anche Di Lorenzo qualche settimana fa. È una cosa che sta diventando però inconcepibile, anche perché non sono io quello che prende 6, 7, 8, 10 milioni all'anno per dover fare questo switch a livello mentale nel dover insegnare, ecco, qualcosina a livello mentale a calciatori che poi prendono fior di quattrini e prestazioni del genere nel secondo tempo. Per quanto mi riguarda, non vanno più accettate, non è assolutamente possibile. Mi potete dire eravamo a Bologna, così come scrivono tutti i giornalisti, tutti quanti all'unanimità, abbiamo preso un punto a Bologna, non è ancora detto niente, era un campo difficile, il Bologna è in forma. Siamo d'accordo che, diciamo, a livello matematico non è detto ancora niente, la classifica è lì, siamo a 3 punti, a 7 dalla fine, non c'è nessun verdetto, ecco, che ci condanna, che è uscito dalla partita di ieri. Però non dobbiamo assolutamente poi fare l'errore di dire era un campo difficile, il Bologna è una squadra in forma, non abbiamo affrontato, che ne so, il Liverpool ingiocabile, un Real Madrid ingiocabile, un Paris Saint-Germain ingiocabile, un Bayern Monaco ingiocabile, lo stesso Barcellona ingiocabile o meno, ci perdi perché fuori casa comunque andarci a giocare è sempre una cosa complicata. E poi ovviamente blasone, storia e mentalità da quel punto di vista, e non porti il match a casa. Al netto di queste situazioni e la mentalità che a quanto leggiamo non c'è, nel primo tempo tatticamente ti hai rimesso il Bologna in tasca, ti hai rimesso il Bologna in tasca, aspettandolo sì, chiudendo però tutti gli spazi sia a destra che a sinistra, lasciandogli qualche tiro da fuori, chiudendo pure le linee sul tiro. Vediamo le occasioni che ha avuto Orsolini di tirare, alcune alte, altre sono state rimpallate. Quindi diciamo che questo Bologna tanto decantato e tanto in forma, se in maniera quadrata entri in campo come si deve, comunque va in difficoltà. Tant'è vero che eri sopra 1-0 facendo un ottimo primo tempo per quanto mi riguarda. Poi si sta anche sindacando il primo tempo del Napoli, e comunque Lukaku non va bene, ha perso tanti palloni. Ieri Lukaku le ha giocate tutte e tutte quante come si deve nel primo tempo, tutte le palle che ha avuto. Nel secondo quelle non sono palle ricevute da un attaccante, sono palle buttate che l'attaccante dovrebbe cercare di stoppare, smistare, togliersi due avversari da dosso. Quindi non è un problema, diciamo, della punta che non c'è stata nel secondo tempo, non c'è stato niente. Non c'è stato niente perché non possiamo analizzare praticamente niente. Io ho scritto tutto ciò che potevo scrivere su un foglio. Il primo tempo è molto vasto per interventi, per cose da analizzare, per situazioni che potevamo sfruttare meglio. Ci siamo divorati il 2-0, quindi potevi tranquillamente chiudere tra virgolette la partita, ma col Napoli di quest'anno anche sul 2-0, a quanto abbiamo visto, la partita non può considerarsi chiusa. L'abbiamo visto col Milan settimana scorsa, ci è andata bene, e ieri è andata bene per tutta la stampa napoletana e tutti coloro che si tengono stretto a questo punto. A me non sta bene praticamente niente, perché prendete fior di quattrini e non posso sentirmi dire è una questione di mentalità,
Juan Jesus addirittura un punto fondamentale qua a Bologna, eccetera, eccetera. Se partiamo così, cioè se noi la pensiamo così, è normale che non entri in campo nella ripresa o non porti via punti in una giornata dove potevi fare assolutamente la differenza. E non venitemi a dire, ma questo punto vedrai sarà fondamentale nella corsa a scudetto. Vi dimenticate in che campionato giochiamo e diciamo in quale nazione poi si gioca il campionato, per il semplice fatto che punto a punto o un punto sicuramente non andrà, diciamo, verso sponde azzurre a favore nelle prossime 7 partite. Ecco perché le chance vanno prese al volo, vanno sfruttate e bisogna crescere dal punto di vista dell'approccio, che sia il Bologna o che sia un'altra squadra che vai ad affrontare. Non è possibile fare 45 minuti di calcio e 45 minuti di niente, perché i 45 minuti del secondo tempo non possono essere analizzati sotto nessun punto di vista. Nessun punto di vista, non c'è niente. Non c'è niente nel secondo tempo del Napoli di ieri, come non c'è niente in tanti secondi tempi del Napoli di questa stagione, quindi io non me la bevo più la situazione. Mentalità ci deve essere per forza dell'altro. Ovviamente aspetto le vostre qui sotto nei commenti perché sono molto ma molto arrabbiato. Note positive della partita di ieri? Sì, Scuffè. Scuffè chiamate in causa all'improvviso. Febbre per Meret nella rifinitura, eccetera, eccetera. Scuffè si fa trovare pronto. Mentalità, ecco, quella di Scuffè. Adesso ci vuole mentalità. L'essersi fatto trovare pronto e poi, diciamo, tra virgolette, attributi quadrati per quanto riguarda il portiere, in primis perché c'è una parata che ci porta poi a questo punto e mantiene il pareggio nel secondo tempo, ma nel primo tempo padrone con i piedi, diciamo a livello carismatico richiama la difesa pur essendo a un'uscita improvvisa, ecco perché poi non doveva partire nell'11 titolare e lo stare sul pezzo lo si vede per quanto mi riguarda sempre, poi mi fate sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. C'è un calcio d'angolo del Bologna nel primo tempo quasi tirato in porta e Scuffè va con i pugni e butta la palla ovviamente di nuovo in calcio d'angolo, situazione che leggerla secondo me non era una cosa molto semplice, perché puoi anche steccare quel pugno e ti fai un'autorete da pollo esagerato, invece ci è andato con una convinzione talmente tale che pugni, palla di nuovo in curva tra virgolette, calcio d'angolo, è lì che si vede che comunque sei sul pezzo e sai perfettamente cosa stai facendo e cosa devi fare in determinate situazioni. Poi per me il migliore in campo per quanto mi riguarda, lo possiamo assolutamente dire, insieme forse ad un Anghissà, ma se dovessi fare delle pagelle a me non piace dare i voti ai calciatori, tanto è vero che sul canale lo facevamo prima di partita in partita, però poi non mi trovo con alcuni giudizi dell'opinione pubblica e allora cerco di desistere. Però se vogliamo prendere un calciatore che analizzando solo il primo tempo c'è solo Anghissà che dopo i primi 10 minuti con 3 errori segnati poi sul foglio, 2 passaggi sbagliati e una scelta poco condivisibile nei primi 10 minuti, comunque sale a livello prestazionale Frank e si porta a casa, se dovessimo fare le pagelle, forse un bel 6,5 pieno. Scuffè è un 7 pieno. La linea di difesa alla fine nel secondo tempo per me risulta un tantino tutta sotto il 6, perché non ne hai presa una, non abbiamo letto un'incursione, le abbiamo prese dappertutto, destra, sinistra, non si manteneva niente più. Quindi c'è sicuramente qualcosa da rivedere. Sarà un problema di rosa, ma io se devo dire che è un problema di rosa non lo faccio perché a livello numerico siamo pochi,
mi giro in panchina, non so chi deve entrare. Lo faccio perché l'abbiamo già detto in alcune live in precedenza. Sì, c'è un problema di mentalità con alcuni elementi che hai comunque in rosa da un bel po', e abbiamo già visto strascichi come quello dell'anno scorso, situazioni dove ti spegni in primis a livello personale, poi come collettivo. Caro Napoli, vedi cosa devi fare per quanto riguarda il cercare calciatori che diciamo non è che la mentalità e l'essere motivati gli va imboccata col cucchiaino, che è arrivato a un certo punto in una stagione dove ti presenterai l'anno prossimo, quest'anno, l'anno scorso per rompere le scatole nel campionato di appartenenza e hai una Coppa Europea da giocare, non c'è tempo di imboccare la mentalità a tutti quanti, quindi devi stare sul pezzo. Uomini che prendono, alcuni che prendono ovviamente fior di quattrini e sono lì a decidere, fare passaggi sbagliati, non si corre, fisicamente si crolla, si dice che si crolla, però poi prendi il gol, ti riattivi un attimo. Chi dice che è una reazione normale a livello di calcio, che poi prendi il gol e ti risvegli anche se sei stanco sulle gambe e fai di tutto per poter riportare la partita, rimettere la partita, ecco, su un certo binario, ma fino a un certo punto queste gambe, che non è possibile non azzeccare un passaggio per 46 minuti della ripresa. Non esiste. È una cosa che non esiste. Non esiste. Fondamentali del calcio, passaggi dove tu ti alleni 7 su 7, non esiste. Non riuscire a, diciamo, superare la linea di pressione della squadra avversaria perché giochi in Serie A. Perché giochi in Serie A. Altrimenti andate a giocare in altre categorie. Fate ciò che volete. Ci sono calciatori nelle categorie inferiori che ovviamente per dei corsi senza procuratori e senza spinte non arrivano, che potrebbero fare assolutamente meglio per fondamentali, per passaggi diciamo riusciti o per situazioni che bisogna leggere diversamente. Sei 1-0 avanti, sei 1-0 avanti a Bologna a fine primo tempo, e se ci vogliamo rifare a tutti coloro che dicevano il Bologna è questo e quell'altro, dobbiamo andare lì, attenzione, teniamoci il pareggio, se è 1-0 sopra nel secondo tempo devi far carne da macello, non esiste, soprattutto perché sei 1-0 sopra. Semplice. Io purtroppo non riesco a smaltire e non riuscirò a smaltire l'arrabbiatura di questa partita in questa stagione, perché appunto è la prima volta che dormo pochissimo e male nella stagione del Napoli di Antonio Conte. L'anno scorso ci avevamo fatto quasi l'abitudine con il Napoli tra Garzia e tutti gli allenatori passati a dover subire umiliazioni tutte le domeniche, tutte le settimane, non dormendo praticamente, perché ovviamente non ti spiegavi perché e per come, e quest'anno si presenta una situazione assolutamente diversa, perché il Napoli è risorto in alcuni elementi, però ci sono queste pecche nei secondi tempi il primo male, il secondo bene, dove tu attacchi e stacchi, non esiste. Poi sicuramente abbiamo analizzato anche ieri in live, i cambi, non i cambi, sono tutti tardivi, siamo tutti d'accordo, si poteva fare qualcosina in più arrivato a un certo punto dove le situazioni sono evidenti, anche a chi guarda la partita, dove c'è qualcuno che cammina e al limite o non ce la fa più o non vuole farla più quella fascia, non vuole metterci più la gamba, non si sente più in grado durante il match, fuori. Ho la terza scelta in banchina, gioca la terza scelta, senza problemi, che poi perdi la partita e me ne vai in conferenza stampa e mi dici questi siamo e abbiamo perso la partita con Bologna, è meglio perché almeno io avrei visto un Napoli che perdendo la partita quantomeno se l'è giocata per 90 minuti,
e non per 45, portando a casa un punto che poi, a quanto si legge, fa bene a tutti quanti. A me sicuramente non fa bene, e se la smettiamo di accontentarci su situazioni del genere, forse qualcosina cambia a livello di mentalità, perché bisognerebbe partire anche da qui. Se non ci si accontenta di determinate situazioni, analizzando poi il momento storico, a livello temporale, quando arrivava questa partita, come è arrivata, cosa ha fatto l'avversario, sicuramente non mi può star bene. Assolutamente no. L'ultimo appunto per quanto riguarda la live di ieri sera, non devo chiedere scusa perché non ci sono scuse da chiedere, non sono stato assolutamente scostumato, così come qualcuno tra i commenti. Ecco perché mi sono adirato un tantino, ma il troppo stoppia. Sul canale siamo sempre stati educati, io e tutti gli ospiti che sono passati nelle live, e il palinsesto ovviamente fisso che abbiamo quasi sempre, quindi non tollero assolutamente la maleducazione. Che poi ci possano essere sfoghi, commenti adirati per il match, assolutamente, siamo i primi, e l'avete sempre visto ovviamente tra i commenti e nelle live. Però poi quando si sfocia in un attacco personale non va più bene, non va più bene per toni e per modi. Quindi chi ieri sera in live ha detto non ti seguo più, non vi seguo più, non vi seguiamo più, ragazzi, la piattaforma è molto ampia e ci sono tanti canali che, quando diciamo bisogna remare sempre in positivo, anche quando le cose non stanno andando bene, e si vedono. Ce ne sono tantissimi di canali che se ne fregano e vanno sempre per la stessa strada, perché poi c'è un discorso a livello di engaging, come si dice in italiano, di nel risultare, ecco, amico, tra virgolette, della piattaforma per quanto riguarda la promozione dei contenuti, eccetera, eccetera. Su questo canale non siamo così, perché analizziamo le partite di calcio per come sono avvenute. E se dopo un secondo tempo del genere, su una partita che io sono avanti 1-0, bisogna dire che va tutto bene, sicuramente non siete sul canale giusto. Quindi la scelta ovviamente va a chi ieri sera ha detto non vi seguo più. Cari ragazzi, noi ce ne faremo una ragione, state sicuri che staremo qui ad analizzare sempre le partite di calcio per come sono state giocate, non al contrario, perché il televisore sotto sopra non si mantiene, i piedistalli stanno sotto, e quindi dovrei mettere il televisore al muro e girarlo con al limite il fermo. Lo farò, così forse ci troviamo qualche volta con alcuni, con alcuni personaggi. Detto questo, sempre Forza Napoli, la matematica non ci condanna, e come ho sempre detto sul canale, finché la matematica non ci condanna, ci crediamo. E come? Però se diciamo arrivi sotto sotto di nuovo tra qualche giornata, e sei lì lì, e ne scaturiscono poi secondi tempi o prestazioni a metà, e allora certamente, caro Napoli, guardati dentro e vedi cosa devi fare nella sessione di mercato dell'anno prossimo, cercando di portare in casa personaggi che hanno fame per 90 minuti. Che se c'è qualcuno che ha finito la fame, oppure dici io più di questo non voglio fare o non posso fare, per amor di Dio, non abbiamo mai legato nessuno con le catene in casa Napoli. Fate ciò che volete e fate ciò che è meglio per voi, noi ce ne faremo una ragione, rimpiazzandoli però con calciatori che avranno fame e voglia per tutta la carriera, non che si sentono arrivati dopo qualcosina o qualche trofeo conquistato. Detto questo, forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video.